Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Guardate che meraviglia, oggi vi porterò passo dopo passo nella creazione di questa lampada di design perfetta per ogni ambiente moderno. Questa lampada è ispirata al robot Johnny 5 del film Cortocircuito, che è un film iconico del 1986. La sua personalità e il design unico mi hanno ispirato a realizzare questa lampada divertente e originale. Servirà del legno anche di recupero, 2 faretti da 1 watt, un interruttore e una spina con filo. Non preoccupatevi, non c'è bisogno di un ingegnere robotico per farlo. Siete pronti a dare vita a un pezzo d'arredamento unico? Cominciamo! Per prima cosa ho tagliato 6 pezzi da un listello da 10 cm di larghezza e 10 mm di spessore. Poi ho incollato i 6 pezzi per formare la struttura principale della lampada. E li ho bloccati con dei morsetti. Per arrotondare gli angoli ho usato inizialmente una lima, dopodiché ho utilizzato della carta vetrata. Ora l'operazione più delicata è fare il taglio a 7 cm e ho usato questa sega giapponese che ho acquistato per l'occasione, che vi consiglio. Troverete il link in descrizione. Il risultato è questo bel taglio molto preciso e pulito. Questi sono i faretti da 1 watt che ho utilizzato e comprendono già il loro driver e quindi possono funzionare direttamente a 230 volt. Qui ho segnato i fori, quindi 29 mm di distanza dal bordo, 31 mm dalla parte superiore. Useremo questa sega a tazza da 29 mm. Qui ho segnato il centro per fare 2 fori per ospitare poi i 2 bulloni da 40 mm. Ora andiamo a costruire i braccetti che permettono al robot di allungare la testa. Sono partito da 2 listelli da 20 cm di lunghezza e 2 cm di larghezza e li ho divisi in 2. In totale 4 pezzi. Dopodiché facciamo altri 2 pezzi da larghi 6 mm e questi faranno lo spessore che ci permette di far scorrere poi le guide. E adesso li andrò ad incollare in questa maniera.
Adesso facciamo altri due fori al centro a 3,5 cm dal bordo superiore. In modo da poter impanare altri due bulloni da 40 mm. Ora segno con precisione dove fare il foro superiore ed eccolo qua. Alla fine le guide misureranno 17 cm e mezzo per 2,5. Qui ho segnato i bordi da arrotondare e userò la mia levigatrice per arrotondare gli angoli. Direi che non è venuto malaccio. Come interruttore ho scelto questo interruttore a levetta da 250 volt 3 A. Gli ho fatto il foro al centro e adesso passiamo alla costruzione dei cingoli. Sono partito a questi pezzi da 9 cm e mezzo per 2. Ora con la fresa a tazza faccio la simulazione dei cerchi dentati. Ho segnato una tacca ogni centimetro e mezzo e dopodiché farò le tacche. Ed ecco il risultato finale. Carini, Fatti i cingoli possiamo passare alla verniciatura. Utilizzerò questa vernice per legno rovere chiaro. Ed ecco, una volta verniciati tutti i pezzi, abbiamo tutto l'occorrente per montare la nostra lampada robot. Per prima cosa ho collegato in parallelo i due driver, a cui un capo ci ho collegato l'interruttore. Crimpo dei capicorda con la mia pinza in modo da poter utilizzare poi il Mammut. Ecco, il circuito elettrico è completo. Adesso faccio un foro posteriore per far entrare il cavo elettrico con spina e lo collego al Mammut. Attenzione, perché qui andremo ad utilizzare la 230 volt, la rete di casa, quindi se non sapete quello che state facendo, lasciate stare. Fissato il tutto con colla a caldo, adesso non ci resta che inserire i faretti. Colleghiamo la spina e funziona. Fissiamo i braccetti con delle rondelle e dei dadi a farfalla in modo da poter regolare poi la lampada in qualsiasi posizione.
ed eccola completata. Che ne dite? Non mi somiglia per niente. E se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like. Noi ci vediamo al prossimo video.